Torta diplomatica estiva, fresca fresca con l'ananas. A fine video ti mostro anche come fare questi bei fiorellini di ananas. Iniziamo. Per prima cosa prepariamo la pasta sfoglia, quindi 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolari, decidete voi se farlo più grande o più piccola, potete anche tagliarla, e bucherelliamo bene la sfoglia. Va bene anche una forchetta. Rifinisco i lati in modo che vengano più precisi e siano uguali, perfettamente uguali le 2 sfoglie. E spennello con acqua, semplice acqua. Zucchero semolato, così darà una sorta di impermeabilizzazione alla pasta e diventerà ben caramellata, anche perché la pasta sfoglia è neutra, quindi la rendiamo un po' più dolce. E andiamo in forno, 200 gradi statico, 195 gradi ventilato per un 18-20 minuti circa. Ad occhio vi rendete conto del colore, deve essere ben dorato. A dopo. Intanto montiamo la panna, 500 ml di panna fresca in questo caso, di latte, ma puoi usare anche quella vegetale se vuoi, se preferisci. 500 ml di crema pasticcera fredda, che poi aggiungeremo. Intanto prima aggiungiamo un po' di zucchero, 2 cucchiai di zucchero alla panna perché è neutra, non è dolce. Zucchero a velo. Ora che è ben montata aggiungiamo la crema fredda, mi raccomando. Puoi tranquillamente prepararla il giorno prima come ho fatto io e poi lasciarla in frigorifero. E ti lascio il link come al solito sotto in descrizione nel primo commento su come prepararla a casa. Io voglio aromatizzarla con un po' di limone, un po' meno di mezza fialetta di aroma limone, così darà un sapore in più, ma se vuoi puoi lasciarla alla vaniglia, va benissimo lo stesso. E questa è la crema diplomatica ben montata, come vedi, meravigliosa. Intanto sforniamo le basi di pasta sfoglia che come vedi sono ben colorate. Le metto da parte e intanto preparo la bagna con un bicchiere di acqua, mezzo bicchiere di liquore tipo strega, quello giallo, e basta perché già va benissimo così, il liquore è già dolce un po', quindi non aggiungo zucchero. Biscotti savoiardi, questi sono quelli sardi che sono un po' più grandi e più morbidi di quelli savoiardi classici, assomigliano di più al pan di Spagna, ma vanno bene anche i savoiardi classici. Intanto taglio a pezzettini una mezza ananas, quella che mi è avanzata, che poi vi farò vedere a fine video come fare i fiori di ananas per la decorazione, quindi la taglio a pezzettini piccoli piccoli e la aggiungo alla crema diplomatica. Adesso è tutto pronto, assembliamo. Base pasta sfoglia, la parte trattata con lo zucchero e l'acqua sopra, quindi deve essere a contatto con la crema la parte trattata. Sotto la fermo in modo che non vada in giro quando la trasportiamo oppure la muoviamo, con un po' di crema diplomatica sotto. Abbondante crema sopra. E andiamo con uno strato di pan di Spagna, stavo dicendo, di savoiardi inzuppati nella bagna. Se vuoi puoi usare anche il succo dell'ananas per la bagna, va benissimo, se non vuoi fare una cosa alcolica. E se vuoi puoi usare il pan di Spagna, perché no?
Ancora crema. Lisciamo un po' e mettiamo sopra l'altra sfoglia, sempre la parte trattata sotto in questo caso perché va a contatto con la crema, così rimarrà croccante, fidatevi, anche il secondo giorno. E rifiniamo i bordi con la crema avanzata. È alquanto difficile farlo bene perfettamente a favore di camera, ma lo faccio per farvi vedere meglio. Sopra invece facciamo dei ciuffetti con la panna montata. Questo è un esempio di decorazione, ma puoi tranquillamente mettere solamente il zucchero a velo sopra e evitare di fare i fiori di ananas. Zucchero a velo immancabile sulle torte diplomatiche, sulle torte mille foglie, è una caratteristica. E adesso prendiamo i fiorellini di ananas che ho preparato il giorno prima, naturalmente, poi più in là vi faccio vedere come farli, e li lucido con della gelatina spray, in questo caso, oppure gelatina normale, ed otteniamo una bella decorazione commestibile che richiama l'ingrediente interno principale, per l'appunto l'ananas. E mettiamo i fiorellini sopra ogni spuntone di panna. Mettiamo un tocco di colore giallo, che dite? Sì, faccio un piccolo contenitore di panna nel quale inserisco dei pezzettini di ananas che avevo messo da parte prima, così sarà perfetta, secondo me. Puoi anche rifinirla con la panna intorno, ma così va benissimo. E qui siamo ai festeggiamenti, l'anniversario di mia sorella e mio cognato, quindi il taglio l'ho fatto lì. Come vedi si taglia perfettamente, senza sbriciolarsi. Come vedi dentro è morbida e l'esterno invece è croccantino, proprio buona, delicata, sapore fresco. Ed ora, come promesso, ti mostro come fare i fiori di ananas che ho fatto il giorno prima. Prendiamo una bella ananas matura, la puliamo. La taglio a fette sottilissime il più possibile, anzi se riesci a farla con la fettatrice ancora meglio, perché più sottili saranno e prima si essiccheranno in forno, con meno tempo quindi fette sottilissime. Le metto ad asciugare su della carta assorbente, in modo che la maggior parte del liquido se l'assorbirà la carta. Premiamo bene in modo da far uscire il liquido. Questa me la mangio, è dolcissima, buonissima, veramente buona. Quindi togliamo la carta, asciughiamo ancora, non è mai troppo, e mettiamo sulla carta forno, sulla leccarda del forno, e andiamo in forno a 100 gradi per un'ora. Trascorso il tempo, giriamo le fette e rimettiamo in forno a 80 gradi per un'altra oretta almeno. Ora sforniamo e le adagiamo sopra lo stampo da muffin, in modo che diventerà tipo fiore, fetta per fetta, e rimettiamo in forno spento questa volta ad asciugare. Diventeranno così. Se non dovesse essere sufficiente il tempo, allora potete prolungarlo ancora un po' di più nella cottura. Ed eccoli i fiorellini, bellissimi. Grazie per la visione come sempre, se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, gratis. Baci, alla prossima!